Se siete miei coetanei, sicuramente vi ricorderete che quando andavate a scuola, nello zaino, nella cartella, avevate, qualcuno di voi sicuramente, la fiesta. Ecco, è un ricordo degli anni che furono e io l'ho voluto ricreare sotto forma di torta, quindi se come me siete degli amanti della fiesta, seguitemi e rifate questa torta che piacerà sicuramente a tutti perché la fiesta ancora ci sta. Per prima cosa iniziamo dividendo gli albumi dai tuorli. Sto parlando di uova medie, è importante questo perché ogni uovo ha un suo peso quando è sgusciato. Quindi dividiamo gli albumi dai tuorli. Uova, mi raccomando, a temperatura ambiente, perché quando sono a temperatura ambiente montano meglio i bianchi. Quando sono freddi ci impiegano un po' di più e fanno più fatica. Ora, albumi in planetaria dotata di frusta. Aziono la planetaria e non appena gli albumi diventano chiari, bianchi, aggiungo lo zucchero in 3 volte distinte, quindi prima un terzo, aspetto un minutino, un altro terzo e così via fino a terminarlo e nel frattempo grattugio la buccia dell'arancia. Aggiungo il primo terzo di zucchero. Come vedete adesso gli albumi sono diventati belli cremosi, vedete? Quando la frusta passa sopra gli albumi scrive si dice, quindi lascia i segni. Quindi adesso noi reazioniamo, aggiungiamo la scorza dell'arancia grattugiata e poi anche le uova, anzi i tuorli, uno alla volta, aspettando un attimino appunto che venga assorbito il primo tuorlo per poi aggiungere tutti gli altri. Pizzico di sale e ci siamo. Ora a mano, quindi non con la planetaria, con una marisa, setacciamo all'interno sia la farina che l'amido e poi mescoliamo molto delicatamente dal basso verso l'alto, lo sapete, per non smontare appunto il composto che ormai è pieno di bolle, no? Ecco, non la mettiamo tutta in una volta la farina, facciamo questo movimento. In questo modo incorporiamo ancora un pochino di aria e cerchiamo appunto di non smontare questa massa e via via fino a terminare tutta la farina e a inglobarla perfettamente. E così avremo ottenuto il nostro pan di Spagna molto molto soffice, al gusto appunto all'aroma di arancia perché abbiamo messo la scorza. Come vedete, vi faccio vedere com'è l'impasto. L'impasto piano piano diventa sempre più denso. Ok, abbiamo il nostro impasto. Ecco qua, abbiamo preso la nostra forma perché come sapete la fiesta era una merendina rettangolare, quindi noi abbiamo, questo si chiama anello anche se è quadrato o rettangolare. Anello perché come vedete non ha ovviamente il fondo. Ho messo su una teglia della carta forno, ci ho appoggiato sopra questo anello rettangolare che misura 20 x 24 cm e l'ho spruzzato tutto con lo staccante, sia tutti i lati che il fondo della carta forno. Se non avete lo staccante, che ormai comunque si trova dappertutto, spennellate con del burro. Adesso andiamo a mettere all'interno il nostro composto, all'interno di questo anello. E adesso inforniamo il nostro pan di Spagna nel forno statico a 180 gradi per 40 minuti. Passiamo alla crema pasticcera, sempre aromatizzata all'arancia. Per prima cosa qui abbiamo dei tuorli all'interno di questa ciotola e li vado a mischiare con lo zucchero e l'amido. Ecco, adesso qui possiamo mischiare con una frusta per inglobare tutto ai tuorli. Ecco, se è un pochino asciutto aggiungiamo il liquore all'arancia che potremo mettere sia nel latte sia qui dentro. In questo caso lo aggiungo qua.
e poi mischiamo per ottenere una crema. Se fate questa torta per i bambini e non volete aggiungere il liquore, aromatizzate magari con un aroma, ecco, all'arancia, oppure mettete più scorza di arancia per dare più profumo. Perfetto, ora in un pentolino metto il latte, il succo d'arancia e vado ad aggiungere anche la scorza di un'arancia. Adesso portiamo a sfiorare il bollore. Ecco, se voi non volete usare per esempio il liquore, mettete 2 scorze d'arancia. Ecco, io vedo già il latte fumare, quindi lo verso all'interno dei tuorli. Mischiamo. Ecco, quando abbiamo mischiato bene tutto, rimettiamo il composto dentro la pentola. Questa volta accendiamo il fuoco dolce e mescolando facciamo addensare la crema pasticcera. La crema si sta cominciando ad addensare, voi vedrete magari all'inizio formarsi dei grumi, non vi preoccupate perché è normalissimo, continuate a mescolare vigorosamente e i grumi se ne andranno e la vostra crema poi diventerà bella liscia e cremosa. Guardate, infatti, vedete? All'inizio c'erano e ora non ci sono più. Perfetto, quando la crema è così possiamo spegnere il fuoco e metterla in un contenitore basso e largo. Perché basso e largo? Perché così la crema ha più superficie da coprire e si raffredda prima. E poi la dobbiamo lasciare raffreddare prima a temperatura ambiente e poi un po' in frigorifero. E per farlo, e per evitare che si formi sulla superficie quella fastidiosa crosticina, dobbiamo coprirla a contatto con la pellicola. Quindi la pellicola deve toccare proprio la superficie della crema. In questo modo non passa l'aria, non si ossida, quindi né si scurisce e né si asciuga formando la crosticina, perché appunto non c'è aria. Per fare la bagna, quindi per inzuppare poi il nostro pan di Spagna, andiamo a mettere in un pentolino il succo di arancia, il liquore all'arancia. Come vi avevo detto, se non volete usare il liquore all'arancia, che adesso in realtà va all'interno della bagna, prendete la stessa quantità di succo d'arancia e se volete aumentare il gusto, grattugiateci dentro la scorza di un'arancia, zucchero e un goccino d'acqua. Accendiamo il fuoco e non appena il nostro composto, la nostra bagna comincia a bollire, la lasciamo lì per un minuto e poi spegniamo il fuoco e la lasciamo raffreddare insieme alla crema pasticcera. In questo tegame mettiamo la panna, la facciamo scaldare insieme anche un po' di glucosio. Se non ce l'avete potete mettere la stessa quantità di miele, però utilizzate un miele molto leggero che non abbia tantissimo sapore. Tanto per intenderci, non un miele di castagno che invece è molto saporito e anche un po' amarognolo, magari un millefiori o una cacia. Ecco, il glucosio serve un po' per dare una certa consistenza poi alla nostra glassa, alla nostra ricopertura. Io ho qui del cioccolato fondente, io utilizzo sempre quello al 55% per intenderci, che è quello più comune, l'ho tritato e quando la panna comincia a essere calda lo verso dentro, in questo caso sta già bollendo. Mescoliamo, facciamo un fuoco piuttosto basso, dolce, mescoliamo finché il cioccolato non si sarà sciolto completamente. E poi in ultimo andiamo ad aggiungere il burro. Ecco, come potete vedere il cioccolato si è già sciolto, fuoco molto basso, mi raccomando. Aggiungiamo il burro, che così lucida ed ha anche un po' di struttura nel momento in cui comincerà a raffreddarsi la crema. Questa è la nostra torta, il nostro pan di Spagna, ormai cotto e raffreddato. Avete visto? Semplice e anche molto leggero. Prima cosa che facciamo, eliminiamo, ma proprio qualche millimetro di biscotto dai lati. Io dico biscotto ma è torta, insomma. Non buttatela ovviamente, perché questa qui si può mangiare tranquillamente a colazione.
oppure con una cremina si può fare un dolcetto al cucchiaio. Ecco, e adesso possiamo tagliare il nostro pan di Spagna a metà, ovviamente nel senso orizzontale. Tracciamo magari prima un segno con il coltello a metà del pan di Spagna e poi in questo modo possiamo tagliarlo proprio dentro, seguendo ovviamente le linee. Eccolo qua. Allora, perché lo sto mettendo qui sopra? C'è sotto una teglia e poggiata sulla teglia una gratella. Perché? Perché poi, se vi ricordate bene la fiesta, dobbiamo andare a rivestire tutto con la cioccolata. Quindi dovremo fare colare la cioccolata, passerà attraverso la gratella e la teglia raccoglierà il tutto. Così poi una volta che tutto è colato, quello che rimane nella teglia lo potete raccogliere e riutilizzare per un altro dolce. Cosa facciamo? Bagniamo la base. Quindi abbiamo questa bagna che dovrà essere utilizzata metà per sotto e metà per sopra. Magari vi consiglio di non bagnare proprio i lati, altrimenti si deformano. Bagniamo più o meno al centro. Ora la nostra crema e andiamo a metterla su tutta la superficie. Guardate com'è bella. Ecco qua, facciamo delle strisce in questo modo. Bella, lucida e anche bella consistente, vedete come rimane bene? Io la sto mettendo con la sac à poche, ma volendo voi potreste metterla anche con un cucchiaio, come preferite, solo che con la sac à poche si lavora molto meglio, in modo pulito e anche più preciso. Ora mettiamo al di sopra l'altro pan di Spagna, ma con la parte cotta, vedete, appoggiata sulla crema. Cioè noi vogliamo praticamente che la parte tagliata, quella che stava al centro, stia sopra. Bagniamo anche questo pan di Spagna con la bagna avanzata. E adesso con questo po' di crema avanzata andiamo a riempire gli spazi vuoti, ok? Questi che ci sono qui. Poi andiamo a spatolare con una spatolina, in modo da rendere tutto piatto. Ora con una spatolina, con un cucchiaio, con un coltello, anche liscio se ce l'avete, facciamo questo movimento in modo da rendere, vedete, bella liscia la crema, vicino proprio, sta proprio al pari del pan di Spagna. Lo facciamo su tutti i lati. Prima di metterci sopra la ganache vado in frigorifero a prendere la marmellata, in questo caso di arance. Eccola qui. Che cosa ho fatto? Siccome questa adesso andrà a ricoprire con un pennello tutta la nostra torta, serve un po' per sigillarla e un po' per far aderire meglio poi la ganache. La cosa che dovete fare è però setacciarla, ovvero metterla dentro ad un colino e con una spatolina appunto schiacciarla verso le maglie, in modo che i pezzetti di arancia rimangano all'interno del colino e noi usiamo soltanto la parte, vedete, cremosa, senza pezzi. Con questa andiamo a spennellare tutta la superficie della torta. È un po' come si fa per la Sacher, no? Con la Sacher si spennella tutta la superficie con la confettura di albicocche, anche quella passata. Perché si passa? Perché sennò quando andate a versarci sopra la ganache, invece di rimanere bella liscia, si vedranno tutti i cumuletti per i pezzettini appunto di scorza che ci sono all'interno. La nostra torta, dopo essere stata spennellata con la marmellata d'arance, deve riposare, anzi asciugare in realtà, per almeno un'oretta. Ora abbiamo il cioccolato sciolto, a 35 gradi sarebbe meglio. Comunque voi dovete vedere che non deve essere né troppo denso né troppo liquido, nel caso non abbiate un termometro. Ed ora ricopriamo la torta. Io l'ho messo in un bricchetto per comodità. Cosa facciamo? Prima facciamo cadere la cioccolata lungo i bordi. In modo da ricoprirli. Versatene poca alla volta. Ora, cosa dobbiamo fare? Versare questa al centro adesso, perché andremo a rivestire la superficie della nostra torta fiesta.
con una spatola la spargiamo ovunque, in modo da rivestire bene tutto quanto e non avere così buchetti. Poi con la spatola ripassiamo in modo da togliere anche l'eccesso, perché non dobbiamo fare uno strato troppo spesso di cioccolato. E adesso la torta dovrebbe riposare e solidificare. Potete anche metterla in frigorifero. Quando diventerà dura sarà pronta per l'ultima decorazione con questa ganache che andiamo a raccogliere e mettiamo dentro un conetto di carta o in una sac à poche magari anche trasparente. Eccoci con la nostra torta fiesta ormai raffreddata, vedete? Eccoci. Qui nel conetto ho praticamente preso quello che c'era sul fondo della teglia e adesso andiamo a fare le tipiche tre diciamo strisce ondulate che ci sono sulla merendina. Quindi cominciamo da qui, ne facciamo una al centro, e una qua. Eccola qui. Volendo, se vi piacciono, se vi piace anche l'idea, potete mettere dei pezzettini di arancia candita sulla torta in modo da ricordare il gusto, in questo modo. Ma adesso quello che ci interessa è vedere come è venuta all'interno la torta. Quindi muniamoci di piattino e tagliamone una fetta. Eccola qui, non so se la vedete. Bella morbida, con la nostra crema e il cioccolato. E adesso ovviamente io l'assaggio perché sono molto curiosa ma anche molto golosa, devo dire. Ragazzi, fatela perché questa vale proprio la pena di assaggiarla. È un tuffo nel passato. Mi raccomando, fatela e fatemi sapere. Alla prossima. E lei?